La mountain bike è uno dei mezzi di trasporto più interessanti per la scoperta del nostro territorio. Permette infatti di muoversi velocemente sui sentieri e sulle strade poderali, di fare attività all'aria aperta e di scoprire e coprire distanze in poco tempo. La mountain bike a pedalata assistita ha ulteriormente allargato queste possibilità. In questa puntata vi portiamo a scoprire luoghi e soprattutto persone che dedicano la loro vita alla valorizzazione delle straordinarie bellezze della Valle d'Aosta. Sono a Nus, all'agriturismo Maison Rosset, e incontro Elena e Alfredo per spiegargli il tour che andremo ad affrontare nei prossimi giorni. Cartina alla mano, gli illustro quello che sarà il dislivello nelle varie tappe che effettueremo nei 3 giorni. 3 giorni che toccheranno 3 realtà particolari della Valle d'Aosta per tutta una serie di aspetti paesaggistici, naturalistici, di montagna, poco battuti e, a mio modo di vedere, particolari, un po' magici. Dopo pranzo prendiamo la nostra mountain bike e percorriamo il sentiero che ci porta al primo rifugio dove alloggeremo. Partiamo da Nus, saliamo a Saint-Barthélemy. Al rifugio Maggià incontriamo Dario e Manuela, i titolari del rifugio. Come è nato il rifugio? Il rifugio è nato nel modo più pazzo che si possa immaginare. Nel 2004 è nata questa avventura così per scommessa. Cioè, era un sogno che avevamo in mente da parecchio tempo. Poi ci sono state diverse situazioni che ci hanno un po' segnato in modo indelebile la cosa. Il nome del rifugio è nato da una tragedia che ci è successa in famiglia, cioè io ho perso un figlio, Manuela ha perso un fratello, tutti hanno perso qualcuno, perdendo Eric, che tra l'altro il nome Maggià era un suo modo di dire, cioè lui aveva sempre questo modo così scherzoso, amichevole di dire, quando gli dicevi qualcosa diceva sì, è Maggià, certo, va bene, già. Era un modo di dire così tra amici, sì. Infatti è uno dei suoi soprannomi che aveva, perché Eric era un vigile del fuoco e in caserma, come tutte le caserme, ci sono goliardicamente, nessuno si chiama per nome, tutti si chiamano per soprannome. Diciamo che la valle qua era praticamente semideserta, si può dire, cioè la conoscevamo 4 fondisti qui del paese e 4 amici qui che si andava in montagna. Qui c'è la Becca Lusenei che è un 3504, che nessuno conosce perché è una montagna difficilissima. Il sentiero per venire è facile, in mountain bike è facilissimo e in inverno c'è la pista di fondo, quindi la pista di fondo passa qui a 2 metri, quindi
il fondista viene. Da quest'anno abbiamo, non so come dire, istituito, ma più che istituito, ideato sì, che poi in definitiva sono poi 3 percorsi che partono da 3 punti diversi per le ciaspole e la domenica la gente viene volentieri, anche perché viene, c'è un punto d'appoggio e tornando anche dopo aver magari mangiato in discesa è abbastanza facile via, ecco. Adesso iniziamo ad avere la situazione sotto controllo, A renderci a veramente saperci conto muovere. di cosa andiamo incontro, cioè il turismo qua è un turismo per 10 mesi all'anno, sabato e domenica, e poi invece luglio e agosto, come ormai un po' dappertutto, c'è un po' l'assalto e lì diventa un pochettino difficile gestire il tutto, ecco. Io quest'anno faccio 60 anni appunto e Cifra tonda. secondo cifra tonda, sì, un numero fa impressione, cioè non so come dirlo, però secondo me la bicicletta a pedalata sinistra, perché tutti la chiamano elettrica, ma non è proprio elettrica. È elettrica quando gli attacchi la presa che carichi la batteria, però ti dà un grosso colpo di mano e a 60 anni non fa male avere 400 watt che ti spingono, secondo me. E poi tra l'altro vai in posti che anche se sei allenato a pedalare non ci sali, perché ti dà quello spunto che ti permette di... Alcuni come si possono chiamare, alcuni ciclisti fissati dicono ma non è più andare in bicicletta. Non è vero, perché se tu non pedali non vai avanti, non c'è storia. Poi se tu fai pedali 10, lei ti rende 30, questo è pacifico. Se tu vai con una bici normale pedali 10, lei ti rende 10, quello è garantito. Però faresti delle cose, cioè secondo me fai delle cose che non avresti mai fatto. Andare da qui al Gran San Bernardo in 3 ore e 10, non so se... La domenica sera, dopo aver corso per qua, quando non c'è più nessuno, a volte prendiamo la bici e facciamo il giro adesso. Del rifugio Magià mi colpisce subito che più di essere un rifugio è un hotel in mezzo a una vallata. È piuttosto isolato, però comunque è molto accogliente e offre parecchi servizi. Ci svegliamo presto perché dobbiamo raggiungere quota 2800 metri, uno dei colli da affrontare con alcune difficoltà in salita, il colle di 2800 metri, il Col Vessona, che ci proietterà nella valle verso la Val Pelline per più di 10 km di discesa in un ambiente straordinario. Non mi aspettavo di fare parecchio portage, pensavo di pedalare di più, però in realtà qui le cime sono alte, i sentieri sono stretti e a volte un po' insidiosi, quindi bisogna portare la bici in spalla per arrivare fino in su, fino a sopra il colle. La discesa del Col Vessona verso il vallone di Oglias è particolarmente bella perché è un tipo di terreno che a me piace molto. Mentre scendo, se non ho il pieno controllo della bici, comunque lei prende un po' l'iniziativa, tende a scivolar via, ma è anche il bello, cioè perché non sono poi tante le discese che uno trova con quella tipologia di terreno. Scesi dal colle, la valle si apre, diventa un prato verde e il sentiero è molto veloce, divertente.
Cambiamento totale di paesaggio, da un paesaggio più lunare ad un verde, una valle con il sentiero più dolce, particolarmente bello, veloce, appagante. Dopo la discesa del Col Vessona arriviamo a Valpellina e da qui risaliamo a Champillon, 2000 metri, per poi portarci al rifugio Champillon, oltre 2300 metri, dove ci aspettano Sylvie, Marcello e Mattia. Abbiamo pedalato molto, e si è fatto parecchio tardi e arriviamo al rifugio giusti per la cena. Il rifugio Champillon è uno degli unici posti tappa di tutta quella zona di alta montagna, con una splendida balconata vista sul Monte Bianco dal Col Champillon e innumerevoli trail che partono in boschi di conifere e ci portano verso tutte le frazioni e i paesi. Il rifugio Champillon da pochi anni è stato preso in gestione da questo gruppo di giovani ragazzi e l'hanno veramente rilanciato sotto tutti i punti di vista. Quando abbiamo saputo che il vecchio gestore voleva lasciare il rifugio, abbiamo cominciato a fantasticare un po' su... più romantica. No, la romantica. L'appalto. Avevamo un po' di idee in mente per cercare di renderlo un po' più essendo molto accessibile il rifugio, l'idea era di renderlo più attivo per quanto riguarda tutto il trekking, i vari passaggi dell'alta via, del Tour, e soprattutto renderlo accessibile per famiglie, per persone che amano la montagna ma non hanno o la possibilità o la voglia di faticare, e soprattutto di abbinare fatica e benessere. Beh, la prima volta che siamo saliti al rifugio abbiamo pensato che sarebbe stato bello gestirlo, più che altro per il luogo in cui si trova, che nonostante sia chiuso in mezzo a due vallate ha una vista a 180 gradi, è tutto aperto e ripeto, poi soprattutto non è un rifugio di alta montagna, quindi permette anche di fare molte più cose sia a livello di cucina che a livello di accoglienza rispetto a... Marcello si occupa della cucina, io mi occupo della parte delle camere, reception, sala, Mattia anche, quindi siamo distribuiti in modo... E poi essere in tre, uno tira l'altro se per caso è uno un po' più fiacco. Abbiamo rinnovato un po' il locale cercando di renderlo un po' più accogliente, un po' più caldo. È una zona dove ci sono tanti animali, quindi per l'animal watching anche poi con le biciclette state iniziando a prendere, come dire, a studiare anche dei tour all'interno dell'area. È abbastanza strategico come posto, quindi dà anche molte più possibilità in prospettiva. Sì, di collegamenti con la Svizzera e non solo, anche sì, intervallivo. Sì, è anche in più perché anche l'idea del rifugio dove è solo un passaggio è un po' sbagliata fondamentalmente, perché godersi il posto e stare anche 2 giorni nello stesso posto, se hai la possibilità di diversificare le giornate, cambia anche un po' il concetto di vivere la montagna, che non è solo passaggio e arrivo, ma è anche un po' sosta. Partiamo presto, subito in salita con un po' di portage, che ci porta però a fare una cresta in discesa fino ad arrivare al sentiero che ci porta a valle. I'm here for you, babe. I've loved you the same this whole time. So tell me, what's on your mind? And I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain you hold inside. I wanna know, wanna see it. Can I feel your kryptonite? Can't get this off my mind. Does it only control you? Let me in, I'll help you out. I won't lose you this time.
Da Aosta risaliamo verso Vétan, perché da Vétan, sempre pedalando, ci portiamo al rifugio Montfaler. Un'altra montagna nella zona, se vogliamo, della valle centrale della Valle d'Aosta, Gran San Bernardo, che si colloca proprio al centro, uno dei punti panoramici più belli che abbiamo in Valle d'Aosta, e qui c'è questo rifugio che è una vera e propria opera d'arte, realizzato da Siro, uno scultore, e gestito anche dalla sua famiglia, dal figlio. Siamo partiti da zero, era una proprietà di famiglia dove avevamo le mucche e si veniva d'estate. Questa parte qua, più che d'estate, proprio il mese di metà luglio, agosto, perché questa è la parte più alta dell'alpeggio. E siamo sui 2004 e la strada allora non c'era e per forza dovevi scendere le fontine o portare su il materiale addosso di asino. E mi ricordo che quello era il mio compito e mi piaceva proprio fare il conducente. E quando andavo, ad esempio, al pascolo, che io avevo sempre lo zaino con qualcosa da scolpire dentro, avevo sempre mazzuoli, 2 o 3 scalpelli, era proprio la scultura è sempre stata la mia passione. Poi verso i 22-23 anni è stata la mia professione, finché tuttora, anche se sono in pensione alla fine. Per realizzare questa bellissima struttura hai poi sacrificato tempo per quanto riguarda la tua attività di scultore, o sei riuscito comunque a... Beh, è chiaro che d'estate alla fine sì, da quando ho iniziato a costruire lo lasciavo da parte, ma è anche un piacere, non è che... No, io qua veramente è stato un piacere anche solo costruire, perché devo anche dire che ho fatto tutto con assi vecchi, di recupero, già soltanto spazzolarli, tirare, questo lo metto per il tetto, questo lo metto per fare una parete. È stato anche un piacere. Sotto vento, perché quando la spazzolatrice... Però, capisci, è stato un lavorone, però alla fine ti toglie anche delle belle soddisfazioni, perché, sai, bisogna anche riconoscere che tutto normale non sono, ecco, bisogna essere anche un po' pazzo per non è che tu hai un rifugio e la gente viene, allora devi costruire delle idee un po' particolari, e quella della scultura, portando da Vétan, avevo intenzione di fare questo percorso per portare appunto la gente al rifugio. Questa è una delle idee più importanti. Poi ho avuto l'idea anche di fare il Tour de Faler, che adesso in 5 anni, quasi tutti gli anni, riusciamo quasi a raddoppiare le presenze. Questo vuol dire che sta andando molto bene anche il Tour de Faler. Siamo partiti da quando abbiamo aperto in famiglia, quindi sono partito anch'io con loro, abbiamo creato comunque uno staff tutti insieme, quindi ormai sono già avviato, conosco il lavoro da fare, ovvio, il rifugio si sta ingrandendo sia come gente a lavorare che come visite, quindi bisogna un po' anche adeguarsi a questo. Quindi tutti assieme, non solo io, cercheremo di migliorare anche questo aspetto. Da Rifugio Montfaler partiamo verso la Bec à France, e qui parte un super trail veramente spettacolare. Just
panorama che si vede dalla cresta è davvero spettacolare, si vede la valle dove c'è Aosta, la nostra meta. E in 3 giorni siamo scesi in trail unici, spettacolari, e abbiamo apprezzato l'accoglienza e l'ospitalità umana nelle varie tappe, incontrando persone, luoghi, e abbiamo goduto di un'accoglienza speciale. Ci vediamo al prossimo itinerario. Cuzo!